Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo video. Allora, anche qui andiamo a fare un refill comune, come li chiamo io, un lavoro di tutti i giorni. E come potete vedere comincio già con le unghie già preparate. Ho tolto il vecchio prodotto e sto andando a mettere il Top Hydrator, avete visto, di Moda Unghie, che io l'ho travasato nella boccettina e vado a stendere la mia base, vado a fare la mia base con la base rubber sempre di Moda Unghie. Questa è la Clear, ci sono 3 colorazioni al momento di basi rubber e sto utilizzando la Clear. E queste basi rubber mi piacciono molto, ve lo sto dicendo già da quando le ho ricevute, le ho cominciate a testare e sono passati già un po' di giorni e posso confermare che comunque mi piacciono e sono un buon prodotto. Sono molto dense, hanno una bella densità queste basi e utilissime a creare il rinforzo per quando andiamo a fare il semipermanente rinforzato. Le basi rubber sono utili per fare tantissime cose, tra cui essere usate come base sotto al sistema gel, sistema acrigel, utilizzate per fare il semipermanente rinforzato. Io e tante di voi, dopo che vi faccio vedere queste cose, le utilizziamo per attaccare le tip intere, per il sistema di extension nails tip intere. Quindi le basi rubber sono un fantastico prodotto. Va bene, detto questo, mando in lampada e poi comincio a ricreare la mia struttura. Siccome andrò ad utilizzare acrigel, vado a utilizzare anche lui un nuovo prodotto di Moda Unghie, che è questo liquido magico per acrigel. Questo non è un liquido a base alcolica come è il solito, come sono tutti i liquidi le Sleep Solution, come si chiamano per lavorare acrigel, ma è sostanzialmente un gel. È un gel che ci aiuta appunto a lavorare acrigel, non evapora, essendo un gel non evapora, e non rovina i pennelli non si rovinano. State vedendo che sto utilizzando l'acrigel in barattolo, sempre di Moda Unghie. Questo è il primo arrivato, cioè quello che è stato sempre in gamma di acrigel della marca Moda Unghie. Questo c'è sempre stato, poi dopo sono arrivati quelli in tubetto e anche io insomma, io personalmente mi ero un po' dimenticata di lui, di quello nel barattolo, e invece l'ho ritrovato l'ho riscoperto e devo dire che comunque mi piace anche lui come prodotto. La colorazione è bellissima e qui state vedendo che per allungare quell'unghia che si era spezzata sto utilizzando una dual form mandorla. Non mi soffermo molto su questo sistema in questo momento, perché appunto mi soffermerò in altri momenti su questo sistema che già ho utilizzato. Ci sono già dei video, quindi comunque ve li lascio qui in alto a destra. Polimerizzo quella dual form, poi dopo vado a togliere la dual form e praticamente la mia unghia è già tutta fatta, devo solamente andarla a limare. E dunque niente, adesso come vedete non faccio altro che andare a riempire di nuovo la ricrescita e a ricrearmi la struttura, e quindi vi lascio adesso a tutta la vi lascio a questa parte che spero possa interessarvi. Sto utilizzando il pennello, anche il pennello qui è di Moda Unghie, e questo pennello nel sito lo trovate come pennello ovale gel numero 6. Cerco di lasciarvi tutti i link giù nell'info box, link diretti ai prodotti, e lo trovate come con questo nome. C'è scritto pennello gel, ma come vedete lo potete utilizzare tranquillamente. Io vi dico sempre, è praticamente un anno che sto utilizzando questo pennello, sia con il liquido a base alcolica, quindi con il cleaner o con le Sleep Solution. Lo sto utilizzando da un anno e lui non si è assolutamente mosso. L'ho pulito anche con acetone puro,
e il pennello sta qua, non si è mai rovinato, non si sta rovinando. A questo punto credo che se non si è rovinato in un anno non si rovinerà mai più. E quindi ecco, per dirvi che una cosa anche che si chiede molto è: che pennello usi per acrigel? Ecco, io ne uso 2-3, giro intorno a 2-3-4 pennelli, e questo è uno di quelli. Questo è il primo di cui mi sono innamorata una volta che ho capito che preferisco lavorare con i pennelli con questa forma, stile acrilico, per lavorare il sistema acrilico. Quindi ecco, questo è un'altra cosa che vi potrebbe interessare. Vi lascio all'applicazione del prodotto e ci vediamo più avanti. Adesso ho finito di mettere l'acrigel su tutte e 10 le unghie. Con la soluzione che mi rimane, con il liquido magico che mi rimane sul piattino, vado a mettere via il mio pennello, quindi lo pulisco, lo impregno di questo prodotto, gli metto il tappo e lui è a posto. Se mi fosse rimasto del prodotto dell'acrigel, mi fosse rimasto attaccato al pennello, semplicemente con un pezzo di carta, un pad, lo vado a pulire e poi lo impregno di nuovo in questo prodotto e lo metto via, semplicemente. Adesso passiamo alla fase della limatura, che, come vi dico in tutti i video, dico sempre le stesse cose, è sempre la stessa. È sempre la stessa perché la limatura è sempre la stessa, e quindi prima mi ricreo il bordo libero, mi sistemo il bordo libero, la lunghezza, la forma, e poi con le punte mi vado a sistemare la struttura, a togliere eccessi. Questa è la Extra Fine. Per limare la struttura utilizzo l'Extra Fine, per abbassare il vecchio prodotto, rimuovere il vecchio prodotto, invece utilizzo la media. Sembrano uguali, sono uguali di forma effettivamente, ma la grana è diversa. Queste punte le ho io, vi dico sempre, nell'info box c'è la mia email, per favore contattatemi via email se volete sapere informazioni delle punte o anche di altre cose che ho di rimanenze di negozio. E va bene, e quindi quello che faccio in fase limatura è sempre la stessa cosa. Io spero che vi possa interessare e ci vediamo più avanti. Con questa punta in ceramica vado a togliere, quando, come in questo caso, ho abbastanza prodotto da togliere sotto, perché devo tirare sulla struttura, e quando ho abbastanza prodotto da togliere utilizzo questa, che è un pochino più aggressiva della mia piccolina, e quindi la mia piccolina lo fa lo stesso questo lavoro, però ci mette un pochino più di tempo, invece con questa faccio prima. In più questa ragazza, assolutamente, questa è quella ragazza che, se mi seguite già da un po' di tempo, lei era onicofagica. Siamo riuscite ad uscire dal tunnel, anche se la porta del tunnel è sempre aperta per l'onicofagia, ma comunque lei assolutamente, appunto, mi chiede e vuole che le tolga la sua unghia naturale da sotto, perché appunto diventa brutta e diventa scura, si colora, e quindi lei proprio me lo chiede di toglierle la sua unghia naturale.
In questo caso appunto vado ad utilizzare questa punta ceramica e invece poi con la mia piccolina, lei sì, assolutamente sempre la utilizzo per abbassare ancora meglio e definire ancora meglio il giro cuticole. Non mi ricordo se qui l'ho fatto prima o dopo questo passaggio con la piccolina, ma comunque finisco la mia fase di limatura con la lima manuale per definire meglio tutta quanta la forma, gli spessori, eccetera. Ecco, infatti arriva il momento della piccolina e appunto con questa punta io vado ad abbassarmi e a rifinire meglio il giro cuticole. La utilizzo molto questa punta anche nel sistema con le tip intere per andare appunto ad abbassare la tip nel giro cuticole, e quindi va bene questa puntina piccolina, come la chiamo io, è tra le mie preferite. Insomma, le punte che vedete che utilizzo è perché sono le mie preferite e sono le stesse da anni e non riesco a cambiarle. Ogni tanto vedo altri video, altre colleghe che utilizzano altre punte, io poi le compro e non mi ci trovo. L'abitudine, come vi dico spesso, è una brutta bestia se vogliamo, però io mi trovo bene con queste punte e per ora va bene così. Quindi va bene, una volta abbassato bene il prodotto nel giro cuticole, perché assolutamente non ci deve essere eccesso di prodotto, oltre a esteticamente brutto che al momento della ricrescita vediamo questa montagnetta, è anche causa di sollevamento, perché tanto prodotto nel giro cuticole può tra virgolette pesare e creare appunto il sollevamento. Quindi per due fattori, sia estetico che comunque di struttura, è sempre bene andare ad abbassare il prodotto nel giro cuticole. Fatto questo, una bella bafferata per togliere tutti i vari segni di lime, frese eccetera, e poi andiamo a colorare. Tolgo come sempre benissimo la polvere, mi trovo benissimo da anni ormai, cioè neanche ci faccio più caso a dirvelo, però insomma con la spazzolina di plastica. E poi vado con il colore. Nel giro cuticole metto sempre un pochino di primer acid free, perché mi crea sicurezza e mi crea maggiore adesione tra l'unghia e il prodotto che vado a mettere, e poi vado con il colore. Avete visto, qui sto usando questo castagna di Moda Unghie, è un gel color bellissimo. Bellissimo, ve l'ho fatto vedere anche durante una diretta dove vi facevo vedere alcuni colori, anche questa ve la lascio in alto a destra, dove abbiamo visto un po' di colori invernali, autunnali di Moda Unghie. Faccio la doppia passata, due passate abbastanza sottili, la prima sicuramente abbastanza sottile, e questo va bene. Questo è un semplice refill, un lavoro di tutti i giorni, come vi dicevo anche nel video precedente. Sono queste le cose che mi capitano più spesso da fare, poche nail art, poca fantasia, diciamo così, comunque cose un po' più classiche. Faccio la doppia passata, come già vi ho detto, e poi vado con il sigillante.
Ok, con il Brilliant Clear No Wipe vado appunto a terminare il mio lavoro e a sigillare. Voi sapete che io giro intorno a 2-3 sigillanti che preferisco e questo è uno di quelli. Questo sigillante mi piace tantissimo quando ho per esempio un French che mi deve rimanere assolutamente bianco, oppure dei colori chiari tipo rosa, beige, questi colori un po' chiarini che con il tempo potrebbero comunque ingiallire. Questo sigillante lo uso moltissimo in questi casi. Qui ho voluto utilizzare lui perché poi mi sono resa conto che stavo utilizzando tutti i prodotti di Moda Unghie. Ho detto va bene, sigilliamo anche con il sigillante appunto di Moda Unghie. E niente, questo è il video semplice semplice di oggi. Spero che vi sia piaciuto, che vi possa interessare. Quindi come al solito ti chiedo di lasciarmi un like se ti è piaciuto, iscriviti al canale se sei nuova, se sei qui per caso, benvenuta amica di unghie anche tu. In alto a sinistra c'è il mio nick del profilo Instagram. Questo è il lavoro terminato, un bacio grande grande, ci vediamo in giro per i social e ciao!